Boom! Quanto tempo sarà passato dall'ultimo video? 2000 anni? Beh, oggi cercherò di farmi perdonare, proponendovi un film piuttosto famoso nell'ambiente e non solo, il celebre The Room di Tommy Wiseau. Mi era stato proposto più volte di recensire questo film, ma io non avevo mai trovato il coraggio di guardarlo. Per fortuna alcuni amici mi hanno tirato dentro a un piccolo festival privato di cinema trash, a cui non potevo mancare, e l'ultimo titolo proposto è stato proprio The Room. Vi posso dire subito che di fatto è proprio un film da guardare in compagnia di amici, perché è l'unico modo per renderlo in qualche modo godibile. Di sicuro non è un film per famiglie, e da soli è mortalmente noioso. Se non avete guardato bene il poster ve lo dimostro, perché il faccione di Tommy Wiseau merita proprio un attimo in più di contemplazione. Dunque, di cosa parla questo film? La trama è quasi inesistente. Sostanzialmente seguiamo le vicende di Johnny, naturalmente interpretato dall'esimio Wiseau, che scopre che la sua ragazza, Lisa, lo tradisce con il suo migliore amico. E nient'altro. Tutta la vicenda si svolge in pochissimi luoghi, sostanzialmente il salotto e la camera da letto della coppia e il minuscolo terrazzo del palazzo in cui vivono. A parte i personaggi già citati, ci sono altri personaggi secondari completamente inutili, soprattutto Danny, un ragazzino che Johnny vorrebbe adottare e che a un certo punto ha un problema di droga. Ma perché parlare di argomenti importanti quando abbiamo delle scene di sesso lentissime e tutte uguali da mostrare? Comunque mi dava un fastidio tremendo che spuntassero personaggi nuovi e tutti senza utilità ogni quarto d'ora fino alla fine del film, e di un paio credo che non siano neanche stati detti nomi. La maggior parte dei personaggi servono a fare da amici con cui i due protagonisti si confidano e ricevono consigli, salvo poi fare totalmente di testa loro. Spesso i personaggi introducevano delle sottotrame che poi venivano completamente abbandonate. Lisa è un essere orrendo e io volevo vederla morta alla seconda scena. Johnny invece è un personaggio stranissimo che affronta le situazioni in quello che sembra un costante stato di alterazione da oppiacei. L'unico personaggio di cui forse realmente importa è Mark, il migliore amico di Johnny con cui Lisa lo tradisce. È l'unico che affronta una specie di percorso e soprattutto che si fa delle domande. Mi è piaciuto il personaggio della madre di Lisa, anche se parlava come un robottino scarico. La cosa più brutta di questo film sono sicuramente i dialoghi, inutili e ripetitivi fino alla nausea. I riferimenti temporali sono totalmente a caso, non si capisce quanto tempo passi dall'inizio alla fine del film. Si fa riferimento a una festa di compleanno dopo 2 giorni, poi si fa riferimento a un matrimonio dopo un mese. Allora si vedono tutti in completo elegante e sembra arrivato il gran giorno, ma questa scena secondo me è stata messa soltanto per giustificare il fatto che uno degli attori si era fatto la barba. Poi di nuovo manca un mese al matrimonio, poi c'è la festa, non si capisce niente. C'è inoltre un elemento fastidiosissimo che è un pallone da rugby. Ogni tanto spunta sto pallone e senza motivo gli uomini si mettono a palleggiare e sono scene completamente inutili e ripetitive. Mi facevano notare che probabilmente il pallone è una metafora di Lisa e in quel caso in effetti sarebbe calzante. Comunque in definitiva, il film è sicuramente brutto, ma francamente non mi azzarderei a dire che sia trash. A me piace il trash e credo di sapergli dare anche un giusto riconoscimento, e secondo me questo film non è per niente trash. È brutto in ogni suo aspetto, lo si può utilizzare a scopo didattico per capire cosa non si deve fare quando si gira un film, e in questo senso è un materiale veramente ottimo, ma non è trash. Tutti gli episodi che riguardano la produzione sono trash. Wiseau come persona è trash. Ho letto che a un certo punto Wiseau voleva aggiungere una sottotrama in cui la macchina di Johnny spiccava il volo dal terrazzo e si scopriva che lui era un vampiro. Questo sarebbe stato trash, ed è un vero peccato che questa cosa sia stata tagliata. Io davvero non capisco tutta la riverenza verso questo film, come sottovalutato o come un film che è così brutto da diventare bello. Secondo me è brutto e basta. Non mi ha intrattenuto e anzi è incredibilmente prolisso, su una trama che si poteva risolvere in 3 scene. Probabilmente si potrebbe continuare a parlare di questo film per molto tempo e magari è proprio questo il punto della sua fama. Però dobbiamo essere oggettivi. Come film brutto ci sono sicuramente film più brutti. Come film talmente brutto che diventa bello neanche lo considero. Come film trash ci sono decisamente film più trash. Per cui basta, sono un po' deluso. Fatemi sapere se avete visto questo film e cosa ne avete pensato. Ovviamente vi lascio nell'info box tutti i link dove potete trovarmi all'interno dell'internet. Dal mondo dei film famigerati per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!